Ciao a tutti e bentrovati in quest'altro episodio di Biografie, Vite e Opere. Oggi parliamo del grande Pino Daniele. Vi invito a dare un'occhiata al canale se siete interessati ad altre biografie degli artisti che ci regalano un'infinita gamma di emozioni. Bene, possiamo cominciare. Infanzia e inizi. Giuseppe Daniele, detto Pino, nasce a Napoli il 19 marzo del 55 nel quartiere Porto ed era primogenito di 6 figli. Purtroppo la sua famiglia era molto indigente e da bambino non riuscì neppure a comperarsi l'annuale foto scolastica. Dopo andò ad abitare da 2 zie acquisite che gli poterono offrire una sistemazione decorosa. Frequentò le scuole elementari presso l'istituto Oberdan, dove ebbe come compagno di classe il famosissimo compositore e musicista Enzo Gragnaniello. Fin da piccolo Pino fu profondamente appassionato di musica. Infatti la sua prima esibizione fu a soli 12 anni ad una festa di coetanei. Poi si diplomò in ragioneria e nel contempo imparò a suonare la chitarra da autodidatta. Il primo gruppo si chiamava New Jet, coi quali rimase per breve tempo. Difatti, le prime esperienze significative le possiamo trovare con il gruppo Batra Comio Macchia, insieme a Raffone, Iermano, Zurzolo, Avitabile e Ciervo. Il gruppo provava in Vico Fontanelle alla Sanità, dove passarono molti musicisti che in futuro sarebbero diventati protagonisti della musica napoletana, ad esempio Bennato o gli Osanna. Anni 70. Nel 1972 Pino sposa Dorina Giangrande, che resterà unita a lui per circa 20 anni e dalla quale ha avuto 2 figli, Alessandro e Cristina. Nel 1975, come session man, suonò nell'album di Musella, rimasto però inedito sino al 2012. Nel 1976 incise come chitarrista l'album di Jenny Sorrenti, sorella di Alan, intitolato Sospiro. Poi partecipò all'album Le 2 facce di Gianni Nazzaro, di appunto Gianni Nazzaro, cantandone anche i cori, e poi accompagnò Bobby Solo in tour. Sempre in quell'anno entrò nel gruppo Napoli Centrale come bassista. Questo era un gruppo all'epoca molto seguito. Fra i musicisti da menzionare James Senese, che in seguito avrebbe significato moltissimo per la crescita musicale di Pino. Quindi Carlo Poggi, produttore discografico della EMI, ascoltò una cassetta del giovane cantautore e decise di seguirlo. A metà anno incise il suo primo 45 giri, intitolato Che calore, fortunato. Seguì Terra mia nel 77. Lo stile dell'artista era profondamente partenopeo e mediterraneo. Reinterpreta anche canti popolari. Già questo primo disco contiene numerosi brani che diventeranno iconici, ad esempio Terra mia, Nata Azzulelle Café, Libertà e Napule. Renzo Arbore lo lanciò in TV nella trasmissione Alto Gradimento. Nel 1979 Senese partecipò anche all'incisione dell'album Pino Daniele. In questo disco l'artista si distacca dalla musica partenopea per abbracciare sonorità di derivazione blues. Da menzionare i brani Io so pazzo, Io sto vicino a te, Putesse essere albero, Basta una giornata sole e Donna Concetta. Anni 80. In questi anni Pino Daniele iniziò la scalata verso il successo. Anzitutto suonò in apertura del concerto di Bob Marley a Milano, poi pubblica l'album Nero a metà, sempre con la partecipazione di Senese.
Qui le sonorità cambiano nuovamente, mischiando il sound partenopeo al Latin blues e a sonorità mediterranee. Il disco è presente nella classifica dei 100 album italiani più belli di ogni tempo, stilata dalla rivista Rolling Stone Italia. Nel 1981, dopo un fantastico concerto in Piazza del Plebiscito a Napoli, incide l'album Vai Mo', sempre con la partecipazione di Senese. Oltre a lui anche D'Episcopo, Amoruso, Esposito e Zurzolo, tutti partenopei. In questo lavoro la tradizione campana si univa al blues, al jazz, ma anche al rock e al funk, riscontrabile nei brani Yes I Know My Way, Viento e Terra, Have You Seen My Shoes e Notte che se ne va. Nel 1982 iniziarono le collaborazioni con artisti di fama internazionale. Infatti il brano Bella Embriana, uscito in quell'anno, vedeva Alfonso Johnson al basso e Wayne Shorter al sax soprano. Da citare Tutta nata storia, I Got the Blues, Mo' basta e Io vivo come te. Nel 1983 incise e produsse l'album Common Ground in collaborazione con Richie Evans e partecipò con 2 brani all'album Appassionado di Gato Barbieri. Nel 1984 aprì il concerto di Carlos Santana e di Bob Dylan sempre a Milano. Pubblica poi Musicante, nel quale le sonorità mediterranee si uniscono a melodie arabe, a ritmi brasiliani, con i fiati di Mel Collins, ex King Crimson. Le sonorità di Daniele vanno sempre più nella direzione della world music. Sempre in quell'anno viene pubblicato il primo album live, intitolato Show Live. Nel 1985 esce il 7° LP, intitolato Ferry Boat, in cui collabora sempre con strumentisti di fama internazionale. Basti pensare a Steve Gadd, batterista statunitense, o al francese Mino Cinelu. Da ricordare il brano Che ore so, che vede ancora Gato Barbieri al sax. Poi vi invito all'ascolto di O Tiempo Vola e Amico Mio, per citarne un paio. Nel 1987 arriva Bon Soirée, album molto apprezzato soprattutto dai colleghi delle sonorità internazionali. Il fascino di Pino, d'altronde, era proprio questo. Anche in questo album collaborano musicisti di grande levatura, come Palladino, già bassista degli Who, e Marrotta, batterista di Peter Gabriel. Vi segnalo per l'ascolto Vita Mia, Bon Soirée e Un poco sentimento. Nel 1988 è il turno del 9° album, Schizzekeia with Love, il cui brano omonimo si aggiudica l'anno successivo la targa Tenco come migliore canzone in dialetto. Sempre in quell'anno arriva un tour europeo assieme ad alcuni grandi chitarristi britannici e statunitensi rock e blues. Difatti l'evento si chiama Night of the Guitar. Nel 1989 pubblica l'album Mascalzone Latino, un disco dalle sonorità acustiche e suoni latini e mediterranei. Dedicato all'attrice Anna Magnani, il brano Anna verrà. Vi consiglio inoltre l'ascolto di Nata stagione e Amore scombinato. Anni 90. Il musicista, in questo periodo, a causa di molti problemi di salute, ridusse il numero dei suoi concerti. Fortunatamente la cosa non durò molto tempo. Difatti, un anno dopo, tornò con l'album Un uomo in blues, col quale ottenne buoni riscontri. Da ricordare i brani O Scarrafone, Domani e Femmina. È un disco dalle sonorità blues, quindi un ritorno al vecchio stile dell'artista. Nello stesso anno esce un altro album intitolato Sotto Sole, in cui troviamo fra le altre
Quando, Maronna mia e Ossaie, come fa o core, per esempio. Nel 1992 partecipa al programma TV Alta Classe insieme a Troisi, fra l'altro suo amico stretto. Va ricordato che Daniele, nella sua carriera, apparirà di rado in televisione. La coppia Troisi-Daniele, comunque, vedrà molte collaborazioni. Il musicista scrive le musiche del tema principale del film Pensavo fosse amore, invece era un calesse. Poi la colonna sonora in Ricomincio da 3 e Le vie del Signore sono finite. Questi due film sono degli anni '80. Dopo circa 20 anni di matrimonio, Pino e Dorina divorziano. Lei è stata corista degli album Terra Mia e Un uomo in blues, tra l'altro. Nel 91 Pino si risposa con Fabiola Sciabarrasi, con cui ebbe altre due figlie, Sara e Sofia. Nel 1993 le esibizioni dal vivo tornano a essere regolari. Da ricordare l'album E Sona Mo, dal vivo a Cava dei Tirreni. Poi pubblica il suo 12° disco, intitolato Che Dio ti benedica, in cui la collaborazione con jazzisti di altissimo livello prosegue. La canzone Sicily vince la targa Tenco come miglior canzone in dialetto. Sempre in quell'anno produsse l'album d'esordio del cantautore Joe Barbieri, definendolo il suo erede naturale. Poi collaborò con Vasco Rossi come chitarrista e corista nel brano Hai ragione tu. Nel 1994 condivise la tournée con Ramazzotti e Giovanotti, due artisti musicalmente molto diversi da lui. Ciononostante fu un evento che ottenne ottimi riscontri. Nel 1995 abbraccia sonorità più pop, con influenze nordafricane e orientali, sempre mantenendo le sue radici blues e partenopee. Il risultato è il disco Non calpestare i fiori nel deserto, vincendo nuovamente la targa Tenco come miglior album, e il singolo Io per lei sarà uno dei brani più famosi della sua carriera. Nel 1997 prosegue con questo stile. Esce quindi Dimmi cosa succede sulla Terra. Quest'album vince ben 10 dischi di platino. Il Festival Bar sia come miglior album sia miglior singolo col brano Che male c'è. Nel 1998 al Pavarotti International duetta assieme al grande tenore nel brano Napoli è. Nel 1999 chiude in bellezza il millennio con l'album Come un gelato all'equatore, in cui sonorità elettroniche si uniscono al jazz, assieme alla voce di Rossana Casale. Il singolo è Neve al sole, pezzo dal grande successo ed anche un altro dei più famosi della sua carriera. Nello stesso tempo fu ospite di Zucchero all'Arena di Verona al Blue Sugar World Tour mondiale. I due, tra l'altro, si riappacificano dopo alcuni battibecchi dei mesi precedenti. Anni 2000. All'inizio del 2001 esce un album di inediti intitolato Medina, dove le influenze nordafricane diventano dominanti. Collabora con svariati artisti di quei paesi a cui segue il tour omonimo. Si può ricordare Via Medina, Senza te e Mare Luna. Nel 2002 ebbe l'idea di una tournée condivisa assieme a Ron, Fiorella Mannoia e De Gregori. Fu immortalata nel CD e nel DVD intitolato In Tour, tramite l'etichetta indipendente creata da lui e dal figlio dal nome Blue Drag. Nel 2004 cambia radicalmente stile. Con l'album Passi d'autore sperimenta composizioni barocche con un pizzico di jazz e ovviamente blues. Menziono i brani Pigro, Isola Grande, dedicata a Che Guevara, e Tango della Buena Suerte, dedicata a Maradona. Nel 2005
reinterpreta il brano It's Now or Never, cover di O Sole Mio, lanciata all'epoca da Elvis, a introdurre il nuovo album Iguana Café. In occasione del tour si ritrovano, dopo 25 anni, Senese, Esposito e chiaramente Daniele. Nel 2007 esce un altro album intitolato Il mio nome è Pino Daniele e vivo qui, in cui la tradizione partenopea incontra i ritmi latinoamericani. Vi partecipa Giorgia, Esposito e Paisao. Partì quindi l'omonimo tour, che toccò le maggiori città italiane per concludersi a Zurigo. Nel 2008 si unì ai vecchi amici del Neapolitan Power, d'Episcopo, Senese, Esposito, Amoruso e Zurzolo, e a nuovi amici come la Civello e Aldi Meola, realizzando un triplo CD con 45 brani, un incontro fra vecchi e nuovi successi riarrangiati. Il lavoro si sarebbe intitolato Ricomincio da 30, proprio per significare 30 anni di carriera musicale. L'8 luglio 2008 tornò a esibirsi in Piazza del Plebiscito per un trionfale concerto a cui parteciparono numerosi ospiti, fra i quali Giorgia, Irene Grandi, Piccola Orchestra Avion Travel, Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio. Evento che fu anche trasmesso in TV e di cui fu pubblicato un DVD nel 2013. Il 27 marzo 2009 fu pubblicato l'album Electric Jam, anticipato dal singolo Il sole dentro di me, realizzato in duetto con J-Ax. Venne organizzato l'Electric Jam European Tour, conclusosi in settembre a Capri. Poi si esibì per la prima volta all'Apollo Theater di New York, mentre 3 giorni più tardi tenne un concerto a Toronto. Gli anni 2010. A giugno 2010 partecipò al Crossroads Guitar Festival, organizzato da Eric Clapton al Toyota Park di Chicago, suonando assieme a Joe Bonamassa e Robert Randolph. Sempre nello stesso anno esce il 22esimo lavoro intitolato Boogie Boogie Man, anticipato dal singolo omonimo. In questo disco troviamo duetti con artisti quali Mina, Battiato, Mario Biondi e J-Ax. Il 24 giugno 2011 si esibì allo stadio di Cava dei Tirreni, in concerto sempre con Clapton. Daniele cantò in italiano una strofa di Wonderful Tonight, brano appunto di Eric Clapton. Un mese dopo fu nuovamente ospite del collega Zucchero allo Stadio Olimpico di Roma durante il Chocaback World Tour. Nel 2012 uscì La Grande Madre, in cui collaborò con Gad, Stanton, Mel Collins, Hakim, Cinelu e altri musicisti di grande calibro. A marzo di quell'anno partì per l'omonimo tour che toccò le più grandi città italiane per poi spostarsi all'estero, in particolare a New York, Boston e Washington, per poi tornare in Italia con altre 17 date per soddisfare la grande richiesta da parte del pubblico. Nel 2013 cantò Caruso al concerto tributo in onore di Lucio Dalla. Nel 2014 annunciò un tour nel quale vennero eseguiti esclusivamente i brani del suo terzo album, Nero a metà, pubblicato nell'80. I brani vennero interpretati dai membri originari dell'epoca, in un concerto all'Arena di Verona. Per l'occasione parteciparono Elisa, Mario Biondi, Fiorella Mannoia, Emma e Francesco Renga. L'ultima esibizione del cantautore fu il 31 dicembre 2014 a Courmayeur, nel programma TV L'anno che verrà. La morte. Pino soffriva da tempo di problemi cardiaci molto seri. La sera del 4 gennaio 2015 si trovava nella sua villa isolata nella campagna toscana, fra i comuni di Magliano e Orbetello, e fu colto da un infarto.
Trasportato d'urgenza in elicottero fino all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dopo svariati tentativi di rianimazione, ne fu dichiarata la morte alle 22:45. Circa 100.000 persone si riunirono il 6 gennaio a Napoli, in piazza del Plebiscito, per commemorarlo cantando le sue canzoni. I funerali si svolsero dapprima il 7 gennaio al Santuario della Madonna del Divino Amore a Roma e la sera a Piazza del Plebiscito nella sua Napoli, cerimonia all'aperto in cui anche qui parteciparono circa 100.000 persone. Numerosi gli omaggi musicali, fra cui ricordiamo Eric Clapton, Zucchero, De Gregori, Venditti, Vasco Rossi, Ligabue e molti altri ancora. Altrettanto numerosi gli speciali televisivi, fra cui ricordiamo uno speciale della Rai del 2016, in occasione del primo anniversario della scomparsa. Dal 22 gennaio, sempre di quell'anno, l'urna fu esposta nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino a Napoli, per consentire a chi volesse rendere omaggio all'artista scomparso, per poi essere trasferita nel cimitero di Magliano in Toscana. La città di Napoli gli ha intitolato una via nelle vicinanze della sua casa natale. Da ricordare inoltre la permanente esposizione intitolata Mamt Pino Daniele Alive presso il Museo della Pace. Nel 2019, durante il 69esimo Festival di Sanremo, ha ricevuto il premio della carriera e alla memoria, ritirato dalle due figlie. Ed eccoci arrivati alla conclusione della biografia di Pino Daniele, un artista memorabile che ha portato la musica partenopea ad altissimi livelli, unendola magistralmente al blues, al jazz e a svariati altri generi musicali, permettendo di renderla celebre a livello internazionale. Io sono Ale e vi ringrazio per aver seguito questa puntata, invitandovi, se non l'avete già fatto, a fare un giro nel mio canale per altri contenuti simili e di interesse come questo. Per la prossima biografia vi comunico che l'esito del sondaggio ha dato Franco Battiato per vincitore e quindi, con mio grande piacere, sarà oggetto del prossimo video. Mentre per la rubrica Ti racconto una canzone, ora è il turno di Mia Martini. Vi invito a partecipare al sondaggio per scegliere i brani da analizzare. Questo è Biografie, Vite e Opere. Ciao e buona vita a tutti!